Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il ronzio del ventilatore a soffitto faceva poco per alleviare l'inquietudine di Ethan. Si appoggiò al bancone della cucina, sorseggiando un caffè tiepido che sembrava amaro quanto i pensieri che lo logoravano. Dall'altra parte della stanza, Laura sedeva sul divano, il telefono cullato nella mano e le labbra incurvate in un sorriso dolce e privato. «Buone notizie?» chiese Ethan, cercando di mantenere il tono casuale. Laura alzò lo sguardo sorpresa. Il suo sorriso svanì sostituito da uno quasi troppo luminoso. «Oh, solo qualcosa che Rachel mi ha inviato. Un meme divertente», disse, posando il telefono a faccia in giù sul tavolino e alzandosi, allungandosi con una facilità esagerata. «Vado a letto presto, giornata lunga domani», aggiunse Ethan, annuendo mentre la guardava ritirarsi nella camera da letto. Qualcosa nel suo istinto si contorceva in modo scomodo. Il telefono di Laura vibrò sul tavolino. Non era il tipo da curiosare, almeno non lo era mai stato prima, ma la piccola luce dello schermo sembrava attirarlo. «Stanotte era magica, non vedo l'ora di domani, Rachel», leggeva Ethan. Lo stomaco gli sprofondò e il battito accelerò nelle orecchie mentre fissava lo schermo. Le parole sfumavano. «Magica domani». Una pesante sensazione si formò nella gola, ma si costrinse a rimanere fermo. Poteva sentire il suono della doccia che iniziava nel bagno, la voce di Laura che cantilenava dolcemente attraverso la porta, ignara della tempesta che si stava formando dall'altra parte. La mano di Ethan oscillava sul telefono. Il messaggio proveniva da un contatto chiamato Jen Work, ma Ethan non era ingenuo, sapeva abbastanza per riconoscere una copertura. Si alzò bruscamente, posando la tazza di caffè nel lavandino con un tonfo deciso. Non aveva bisogno di guardare oltre, non ancora. Un nodo di rabbia e incredulità si strinse nel suo petto, ma sapeva che agire d'impulso non gli avrebbe dato le risposte che cercava. Mentre l'acqua continuava a scorrere, Ethan afferrò la sua borsa da palestra. «Ho bisogno di spazio», borbottò tra sé e sé, uscendo nell'aria fresca della notte. Le stelle sopra sembravano distanti e beffarde nella loro immobilità. Ethan non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che lo logorava nella mente. Laura era stata distante ultimamente. Piccole cose che aveva ignorato ora sembravano pezzi di un puzzle più grande. Le sue sere lunghe al lavoro, il suo improvviso interesse per le uscite con le amiche, il profumo sconosciuto che rimaneva sui suoi vestiti. Tutto ciò lo preoccupava. Parcheggiò la sua auto nel parcheggio vuoto di una diner aperta 24 ore. Le luci fluorescenti ronzavano appena mentre scivolava in una cabina. Non aveva nemmeno fame, ma il tintinnio ritmico dei piatti e il ronzio delle conversazioni lo aiutavano a sentirsi ancorato. I suoi pensieri si aggrovigliavano finché il telefono non squillò con un messaggio da Daniel, il suo vicino e vecchio amico di cui si fidava implicitamente. «Ehi, sei a casa? Ho bisogno di parlare». Ethan aggrottò la fronte. Daniel non era il tipo da contattare a caso. Rispose rapidamente: «Non sono a casa, cosa succede?» Passarono pochi minuti prima che arrivasse la risposta. «Chiamami quando puoi, è importante». Il suo battito accelerò. Era questo collegato a Laura? Le coincidenze stavano diventando troppo evidenti per essere ignorate. Prese il pulsante di chiamata, preparandosi mentre la linea squillava. «Ehi!» rispose Daniel. «Ethan, amico, non so come dirlo, ci sto pensando da giorni». Ma Ethan stringeva il telefono più forte. «Di semplicemente, Daniel». «Ho visto Laura», ammise Daniel. «Non era dove aveva detto di essere e non con chi ti aspetteresti». Il petto di Ethan si strinse. «Nel centro, in un ristorante accogliente, in una cabina con luce di candela, capisci l'immagine?» rispose Daniel con voce piena di rimorso silenzioso. «Non stavo cercando nulla, Ethan, non era un malinteso». Ethan si appoggiò indietro nella cabina. La visione sfocava con una miscela di incredulità e rabbia. «Sei sicuro?» «Assolutamente», non lasciava spazio a dubbi. Ethan annuì,
anche se Daniel non poteva vederlo. «Grazie», sussurrò con voce tesa. «Me ne occupo», rispose Daniel. Tornato a casa ben oltre la mezzanotte, la testa di Ethan ronzava con le parole di Daniel e il ricordo di quel messaggio di testo. Laura era già a letto, il suo respiro dolce, ritmico e pacifico. La vista fece rabbrividire Ethan. Come poteva mentire così senza sforzo, dormire così profondamente dopo quello che aveva fatto? La fissava per un lungo momento, combattuto tra confrontarla e mantenere la farsa. Quando arrivò la mattina, Laura era di nuovo tutta sorrisi. Lo baciò addio con un allegro: «Non dimenticare di prendere la spesa sulla strada di casa, prima di uscire dalla porta». Ethan la guardò partire con la macchina che lasciava il vialetto, la mascella serrata. Aveva bisogno di prove solide e inconfutabili e non avrebbe permesso che le sue bugie rimanessero nascoste. Ethan camminava avanti e indietro nel soggiorno dopo che Laura se n'era andata. Il sole del mattino filtrava attraverso le persiane. La sua partenza era stata come al solito, ma non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che il suo sorriso luminoso nascondesse un tradimento più profondo. Ripensava alle parole di Daniel nel suo mente e al messaggio di testo che aveva visto la notte precedente. Doveva essere sicuro. Decise di iniziare con la sua routine. Ethan guidò verso l'ufficio di Laura, parcheggiandosi discretamente dall'altra parte della strada. Si sistemò nel suo posto con il telefono in mano per quasi un'ora. Nulla sembrava fuori dall'ordinario, i dipendenti venivano e andavano, tra loro Laura. Entrò attraverso le porte d'ingresso. La sua sicurezza camminava così familiare da quasi tranquillizzarlo, ma 15 minuti dopo ne uscì di nuovo. Ethan aggrottò la fronte, sedendosi eretto nella sua auto. Laura guardò intorno brevemente. I suoi movimenti erano cauti, ma non in preda al panico. Poi camminò rapidamente lungo la strada e salì sul sedile del passeggero di una svelta berlina nera parcheggiata a un isolato di distanza. Il respiro di Ethan si fermò in gola. Il conducente era un uomo, Jason, vestito elegantemente in un abito su misura, occhiali da sole aviator che oscuravano la sua espressione, ma l'inclinazione compiaciuta della testa scatenò un'ondata di rabbia in Ethan. Mentre l'auto si allontanava, Ethan avviò il proprio veicolo, mantenendo una distanza attenta. Il suo cuore batteva veloce mentre li seguiva nel centro. La berlina nera, alla fine, si fermò in un hotel anonimo. Laura e Jason uscirono ridacchiando dolcemente mentre attraversavano insieme la hall. Ethan parcheggiò dall'altra parte della strada, stringendo il volante così forte che i suoi nocchi diventarono bianchi. Il cuore gli batteva nelle orecchie, una miscela di furia e cuore spezzato, ma invece di irrompere si costrinse a rimanere fermo. Il bisogno di risposte superava la tentazione di agire impulsivamente. Fece diverse foto con il suo telefono mentre Laura e Jason sparivano all'interno. Passarono ore, ogni secondo si allungava all'infinito. Quando finalmente la coppia emerse, Laura stava aggiustando i capelli, il suo sorriso dolce e contento. Jason aveva la mano sulla parte bassa della schiena, guidandola verso l'auto come se fossero in una fuga romantica. Ethan registrò un breve video mentre si baciavano addio, lento, intimo e completamente senza rimorsi. Era il tipo di bacio che Ethan non vedeva da Laura da mesi. Quando Laura arrivò a casa quella sera, Ethan era riuscito a comporsi. Entrò con il take-out in mano, la sua voce allegra mentre annunciava: «La cena è offerta da me stasera». Ethan forzò un sorriso mentre posava le borse sul bancone. Si chinò, baciando la sua guancia come se tutto fosse perfettamente normale. «Com'è andata la tua giornata?» chiese mentre stava sfilando i contenitori. «Sempre uguale», rispose Ethan con tono freddo. «Anche il tuo?» Laura alzò le spalle, il suo sguardo calmo. «Occupata come sempre, riunioni una dietro all'altra. Ho appena avuto tempo di prendere il pranzo». Ethan serrò i pugni sotto il tavolo. Ogni parola tagliava come un coltello, ma non disse nulla. Guardandola mentre serviva il cibo con una facilità praticata quella notte, mentre Laura dormiva profondamente accanto a lui, Ethan fissava il soffitto, la mente in corsa. Le foto e i video che aveva scattato erano prove sufficienti, ma per lui
non bastavano. Non voleva solo la verità, voleva che la facciata accuratamente costruita di Laura crollasse completamente. Il giorno successivo, Ethan chiamò Daniel. «Hai avuto ragione», disse Ethan con voce tesa. «Mi dispiace, scusa, amico». «Che vuoi fare? Ho bisogno del tuo aiuto», rispose Daniel. «C'è di più di quanto avessi realizzato. Puoi rintracciare qualche informazione sull'uomo con cui sta vedendo?» «Guida una berlina nera con targhe 7 TK». Daniel non esitò. «Consideralo fatto». Mentre Daniel lavorava, Ethan adottò un approccio più personale, setacciando le loro finanze condivise alla ricerca di discrepanze. Laura era stata meticolosa, ma non aveva coperto tutte le sue tracce. Tra le spese abituali c'erano addebiti che non si adattavano alla loro routine. Prenotazioni in hotel, cene sontuose, persino una ricevuta per un gioiello restaurato. La data sulla ricevuta corrispondeva perfettamente a una delle riunioni tardive di Laura. Ethan provava una soddisfazione cupa mentre i pezzi si incastravano. Non stava solo scoprendo la verità, stava smantellando la bugia pezzo dopo pezzo. Quella sera, Ethan decise di sondare le difese di Laura. Seduti sul divano a guardare la televisione, chiese casualmente: «Come va il lavoro?» «Sempre pazzo», rispose Laura, alzando lo sguardo verso di lui con espressione impassibile. «Sì, sempre come al solito». «Perché? Solo curioso». «Sembri un po' distratto ultimamente», replicò. Il suo sorriso vacillò per un breve istante, prima di forzarlo nuovamente in posizione. «Solo stress da lavoro, sai com'è». Ethan annuì nascondendo la sua soddisfazione. Le crepe nella sua compostezza cominciavano a mostrarsi. La mattina seguente, mentre Laura era nella doccia, Ethan sbloccò il suo telefono usando la data del loro anniversario. Un'amara ironia. Invece di scorrere tra i suoi messaggi, fece una modifica sottile ma deliberata. Salvò il numero di Jason sotto un nuovo contatto chiamato Daniel Vicino. Poi inviò un messaggio. «La scorsa notte è stata incredibile. Non riesco a smettere di pensare a te». Quando Laura tornò in soggiorno quella sera, il telefono di Ethan ricevette un messaggio da Daniel. Ethan finse di non notarlo mentre lei guardava lo schermo. Il suo volto si irrigidì istantaneamente. «Tutto a posto?» chiese casualmente. «Sì, solo spam», rispose rapidamente, chiudendo il telefono e posandolo a faccia in giù sul tavolino per la prima volta in settimane. Ethan sentì una scintilla di controllo. Il perfetto piccolo mondo di Laura stava iniziando a crollare e lei non lo sapeva ancora. La mattina successiva, Ethan si svegliò presto, sorseggiando caffè al tavolino della cucina quando Laura scese le scale. Il suo solito atteggiamento allegro sembrava teso, il suo sorriso un po' troppo luminoso. «Sei sveglio presto», commentò versandosi una tazza di caffè. «Non riuscivo a dormire», rispose Ethan. Laura esitò un momento, gli occhi rivolti verso il telefono sul bancone. «Non esagerare oggi, dovresti riposare». Ethan sorrise debolmente. «Ci proverò». Una volta che Laura se n'era andata al lavoro, Ethan afferrò le chiavi e la seguì, questa volta preparato, mantenendosi abbastanza lontano da evitare sospetti. Laura guidò oltre il suo ufficio senza fermarsi e invece si diresse verso una caffetteria accogliente dall'altra parte della città. Ethan parcheggiò discretamente e aspettò. Poco dopo, la berlina nera di Jason si fermò. La presa di Ethan sul volante si irrigidì mentre Jason entrava nella caffetteria e si univa a Laura in un tavolo d'angolo. Il loro linguaggio del corpo era inconfondibile. Si appoggiavano vicini, ridevano, toccandosi le mani. Ethan uscì dalla sua auto, mantenendosi nell'ombra mentre si avvicinava alla vetrina della caffetteria. Tirò fuori il telefono, scattando foto e registrando le loro interazioni. Ogni risata, ogni tocco, ogni sguardo intimo sembrava un altro chiodo nella bara. Quando se ne andarono, li seguì di nuovo. Questa volta andarono in un parco, sedendosi su una panchina appartata. Ethan rimase nascosto, usando un microfono direzionale che aveva acquistato online per catturare frammenti della loro conversazione. «Sei così cattiva», disse Laura ridendo giocosa, le dita sfiorando il braccio di Jason. «Solo per te», rispose Jason sorridendo. Lo stomaco di Ethan si sprofondò,
ma rimase in silenzio, registrando tutto. Quella sera Laura tornò a casa dall'aspetto insolitamente teso. Non incontrò lo sguardo di Ethan mentre posava la borsa e iniziava a preparare la cena. Ethan la osservava con un'espressione neutra. «Giornata difficile?» chiese casualmente. «Solo tanto lavoro in corso», rispose Laura evitando il suo sguardo. «Sembri un po' distratta ultimamente», insistette Ethan osservando la sua reazione. Laura si bloccò per una frazione di secondo prima di forzare una risata. «È stato stressante, nulla di cui preoccuparsi». Ethan annuì lasciando passare il momento, ma poteva vedere le crepe nella sua compostezza crescere. Nei giorni successivi, Ethan iniziò ad intensificare le sue manipolazioni sottili. Spostava gli oggetti di Laura. Orecchini dalla sua scatola dei gioielli al comodino, un maglione dall'armadio al cestino della biancheria. Ogni volta che Laura sembrava più sconvolta, «Hai visto i miei orecchini?» chiedeva una sera con voce acuta. «Erano nella tua scatola dei gioielli», rispose Ethan fingendo innocenza. «Lo erano, ma ora non lo so più», continuò, scuotendo la testa. «Lascia perdere». Ethan alzò le spalle. «Forse li hai spostati e hai dimenticato. Sei stata piuttosto stressata ultimamente». La mascella di Laura si irrigidì, ma non discussero. Ethan poteva vedere il dubbio insinuarsi nella sua mente. Il giorno seguente, Ethan seguì di nuovo Laura. Questa volta lei e Jason si incontrarono in un parco nella parte più lontana della città. Ethan registrò la loro conversazione da lontano. «Sta diventando rischioso», disse Jason con voce bassa ma tesa. «Rilassati», rispose Laura con tono acuto. «Ce l'ho sotto controllo». Jason sbuffò. «Qualcuno mi ha inviato un'email». «Laura, qualcuno lo sa?» Scoppiò in un grido la sua voce, lievemente alzata. «Ethan non sospetta nulla», disse Jason scuotendo la testa. «Sei delirante, ho finito con questo. Puoi gestire i tuoi problemi da solo». Il volto di Laura si contorse in rabbia. «Va bene, scappa via come un codardo, ma non pensare di potertela andare liscia», aggiunse. Ethan sorrise quasi. Le crepe nella loro relazione stavano diventando fenditure e presto tutto crollerebbe. Quella notte Ethan fece la sua prima mossa audace. Mentre Laura dormiva, lasciò una stampa della conferma di prenotazione di un hotel a nome di Jason infilata nella sua borsa da lavoro. La mattina seguente, Laura stava correndo per uscire quando si fermò accanto alla sua borsa. Tirò fuori il foglio, il viso che diventava pallido mentre lo leggeva. «Che cos'è questo?» chiese cercando di sembrare casuale, ma fallì miseramente. «Oh, pensavo fosse uno dei tuoi documenti di lavoro», rispose Ethan con nonchalance. La mano di Laura tremava leggermente mentre rimetteva il foglio nella borsa. «Non è nulla», borbottò, «solo una vecchia ricevuta». Ethan sorrise debolmente. Felice di poter aiutare, durante la colazione Ethan continuò a pressare Laura sottilemente. «Hai lavorato molto ultimamente?» disse, sorseggiando il caffè. «Le cose stanno migliorando?» Il sorriso di Laura vacillò per un breve momento. «Sì, solo il solito tran tran, niente di strano», rispose Ethan annuendo. «Bene, sai che Daniel ha detto di averti visto in centro la settimana scorsa», aggiunse. «Mi ha detto che sembravi occupata». Laura congelò la forchetta a metà strada verso la bocca. «Oh, strano, non sono stata in centro da anni», mentì fluidamente. «Deve essere stato qualcun altro allora», disse Ethan con tono leggero. Il silenzio che seguì era carico di tensione. Ethan sentì una piccola ondata di soddisfazione. Laura stava svelando e il gioco era appena iniziato. Quella sera, Ethan sedeva nel soggiorno passando casualmente le pagine di un libro. Laura era in cucina, il telefono stretto in una mano mentre mescolava una pentola con l'altra. Continuava a guardare lo schermo, il pollice muovendosi in scorrimenti frenetici. Quando pensava che Ethan non stesse guardando, lo osservava dall'angolo dell'occhio, con un'espressione calma ma la mente in corsa. Aveva messo in moto il suo piano e i risultati si stavano svelando davanti a lui. Più tardi quella notte, quando Laura andò a letto, Ethan controllò la telecamera nascosta che aveva installato nel soggiorno. Le riprese
mostravano Laura che camminava avanti e indietro con il telefono in mano, la voce bassa e agitata mentre sussurrava nel dispositivo. «Ti ho detto che Cielo ho sotto controllo, smettila di agitarti, Jason», borbottava più sottovoce, la frustrazione crescente. Ethan si appoggiò indietro nella sedia. La sua determinazione si solidificava. Le crepe nella sua facciata si stavano allargando rapidamente. Il giorno successivo, Ethan inviò un'email anonima a Jason da un account burner. «La tua fidanzata non è così leale come pensi. Controlla il suo telefono per messaggi da Ethan. Sta giocando su entrambi i fronti». Sapeva che questo avrebbe scosso Jason. Era un rischio calcolato progettato per creare discordia nella loro piccola relazione. Quella sera, Laura tornò a casa insolitamente tranquilla. Non toccò la sua cena e si scusò per andare a letto presto. Ethan aspettava che fosse addormentata prima di controllare di nuovo la telecamera. Le riprese mostravano Laura che digitava furiosamente sul telefono, le labbra serrate in una linea sottile mentre chiamava Jason a un certo punto. «Non essere ridicolo, nessuno lo sa. Stai reagendo in modo esagerato», borbottò Ethan sorridendo. La pressione stava funzionando. Ethan sapeva che era il momento per il passo successivo. Usando la targa che Daniel aveva fotografato, approfondì il background di Jason. Jason Blake non era un uomo ordinario. Possedeva un'agenzia di marketing vistosa. Il suo Instagram era pieno di selfie in palestra, vacanze esotiche e dimostrazioni ostentate di ricchezza. Lo stomaco di Ethan si sprofondò. Quest'era l'uomo che Laura aveva scelto al posto suo. Mentre Daniel teneva d'occhio la routine di Jason, Ethan visitò l'hotel che Laura frequentava, fingendosi il suo manager d'ufficio. Affermò che Laura aveva lasciato qualcosa durante un recente soggiorno. Il commesso, ignaro, confermò il nome sulla prenotazione: Jason Blake. Ethan ora aveva tutti i pezzi necessari. Ethan aspettò il momento perfetto per agire. Laura aveva menzionato di partecipare a un evento di networking per lavoro, un incontro semiformale dove sarebbero stati presenti molti dei suoi colleghi e amici comuni. Ethan arrivò non invitato, mescolandosi facilmente alla folla. La individuò quasi immediatamente, ridendo con un piccolo gruppo, la mano appoggiata leggermente sul braccio di Jason. Ethan sentì un'ondata di rabbia, ma mantenne l'espressione neutra. Si avvicinò con precisione calma, interrompendo la loro conversazione. «Laura», disse con una voce abbastanza tagliente da farla bloccare, «non mi aspettavo di vederti qui». Laura si girò, il volto impallidito. «Ethan, cosa ci fai qui?» «Oh, solo networking», rispose sorridendo debolmente, «e apparentemente imparando molto su di te». La folla intorno a loro si fece silenziosa mentre Ethan tirava fuori il telefono e riproduceva la registrazione di Laura e Jason nel parco. Ethan non sospetta nulla, echeggiava la sua voce nella stanza. Gasps si diffusero tra gli spettatori. Il volto di Laura divenne pallido, la bocca si apriva e chiudeva senza parole. Jason fece un passo indietro, l'espressione passando dalla fiducia compiaciuta al panico. Ma Ethan non aveva finito. Mostrò le foto delle loro visite in hotel, i timestamp che si allineavano perfettamente con le presunte notti tardive di Laura al lavoro. «Sei stata occupata, vero? Non è vero?» disse Ethan freddamente. Jason cercò di parlare, ma Ethan lo interruppe. «Risparmiati, questo non riguarda te, riguarda lei», disse, annuendo verso Laura e le bugie che lei gli aveva raccontato per mesi. Laura crollò, le lacrime le rigavano il volto. «Per favore, lasciami spiegare, Ethan», implorò. Ethan rise amaramente. «Hai avuto tutto il tempo per spiegare. Questo è il tuo problema, puoi gestirlo da solo». Con ciò, Ethan si voltò e se ne andò, lasciando Laura e Jason ad affrontare le conseguenze. I giorni successivi alla confrontazione furono un turbine. Laura tentò di chiamare e inviare messaggi a Ethan ripetutamente. I suoi messaggi oscillavano tra scuse lacrimevoli e disperate suppliche. Ethan li ignorò tutti. Aveva presentato istanza di divorzio il giorno seguente, presentando al suo avvocato la montagna di prove raccolte. Il suo avvocato, Tom, rimase impressionato. «Questo è inoppugnabile, Ethan. Lei non ha alcuna possibilità». I genitori di Laura si rivolsero a Ethan, implorandolo di ripensarci. «Hai fatto un errore», disse sua madre. «Non gettare via il tuo matrimonio per questo».
Non era un errore, rispose Ethan freddamente. È stata una serie di scelte e ho finito di pagare per esse. Ethan iniziò a ricostruire la sua vita, concentrandosi su se stesso. Per la prima volta in anni si riconnetteva con vecchi amici, riprese hobby che aveva abbandonato e iniziò persino a pianificare un viaggio da solo in Europa, un sogno messo in attesa per Laura. Daniel, ora un amico fedele, lo visitava spesso offrendo supporto e compagnia. Una sera, mentre erano seduti sulla veranda a bere birra, Daniel chiese: «Allora, qual è il prossimo passo per te?» Ethan sorrise debolmente, guardando l'orizzonte. «Non lo so, ma qualunque cosa sia, sarà onesto». Daniel alzò la bottiglia in un brindisi affino all'onestà. Ethan schioccò la sua bottiglia contro quella di Daniel, sentendo un peso sollevarsi dalle sue spalle. Laura aveva preso molto da lui: fiducia, tempo, amore, ma non lo aveva spezzato. Era ancora in piedi e, per la prima volta in anni, era veramente libero. Nelle settimane successive, Ethan si sistemò in una nuova routine, una che era sconosciuta ma liberatrice. La casa, un tempo piena di ricordi di Laura, ora sembrava di nuovo sua. Lentamente ridisegnò gli interni, dipingendo sulle pareti che lei aveva scelto e sostituendo i mobili che avevano scelto insieme. Ogni cambiamento era un piccolo atto di riconquista del suo spazio, della sua vita. Daniel divenne una presenza costante, controllando Ethan con birre e take-out. I due spesso trascorrevano le sere sulla veranda, scambiandosi storie e ridendo, un contrasto gradito alla tensione dei mesi passati. «Hai mai pensato di uscire di nuovo?» chiese Daniel una notte, alzando un sopracciglio. Ethan rise scuotendo la testa. «Non ancora, devo ancora risolvere me stesso». «Oltre a questo, la fiducia non è più qualcosa che posso dare facilmente», rispose Daniel, annuendo rispettando il sentimento. «Prenditi il tuo tempo, te lo meriti». Mentre Ethan andava avanti, Laura sembrava incapace di lasciare andare. I suoi messaggi si erano rallentati, ma ogni pochi giorni ne arrivava un altro. «Ethan, ho commesso un terribile errore. Per favore, dammi una chance di spiegare. So di averti ferito, ma possiamo sistemare tutto. Non lasciare che tutto quello che avevamo vada sprecato». Ogni messaggio andava senza risposta. Ethan rifiutava di darle qualsiasi potere su di lui. Una sera, scorrendo le sue email, vide un messaggio da un indirizzo sconosciuto. L'oggetto recitava: «Un'apologia». La curiosità prevalse e lo aprì. «Ethan, so che probabilmente non leggerai questo, ma devo dirlo lo stesso. Ho perso tutto: la mia dignità, la mia famiglia e la vita che abbiamo costruito insieme. E so che è colpa delle mie scelte, meriti di meglio, e mi dispiace di non essere stato quello che dovevo essere per te. Spero che un giorno troverai di nuovo la felicità, anche se senza di me». Ethan fissò lo schermo per un lungo momento prima di chiudere l'email. Non provava più rabbia, ma pietà. Le azioni di Laura le avevano costato tutto. E anche se faceva male pensare a cosa sarebbe potuto essere, Ethan sapeva di stare meglio. Mentre Ethan si concentrava sulla guarigione, la vita di Jason prese una brusca svolta in peggio. L'email anonima che Ethan aveva inviato aveva scatenato il caos nel circolo di Jason. Le voci si diffusero rapidamente, danneggiando la sua reputazione professionale. I clienti iniziarono a mettere in dubbio la sua integrità e, in poche settimane, Jason perse diversi account di alto profilo. Ethan non aveva intenzione di continuare a seguire Jason, ma un pomeriggio Daniel condivise una notizia. «Indovina chi sta diventando virale sui social media?» disse Daniel sorridendo, passando il telefono a Ethan. Ethan guardò lo schermo. Un video di Jason che litigava con un ex cliente era diventato virale, la sua arroganza messa in mostra. I commenti erano brutali, criticando la sua mancanza di professionalità e insinuando scandali personali. «Sembra che il karma abbia un modo di raggiungere», disse Daniel. Ethan restituì il telefono con un sorriso debole. «Buona fine», disse. Mentre i mesi passavano, Ethan si ritrovò a riscoprire parti di se stesso che erano state sepolte durante il suo matrimonio. Riprese a fare escursioni, trascorrendo i weekend esplorando sentieri e trovando conforto nella natura. Riconnette anche con una vecchia passione, la fotografia, ripulendo la sua macchina fotografica.
Ethan iniziò a catturare momenti di bellezza durante le sue escursioni. L'atto semplice di inquadrare uno scatto, vedere il mondo attraverso un obiettivo, gli portava un pezzo che non aveva sentito in anni. Un pomeriggio, mentre fotografava un tramonto su un lago, incontrò una fotografa, una donna di nome Claire. Aveva un sorriso caldo e una risata facile. La sua energia era contagiosa. «Cosa stai scattando?» chiese guardando la sua fotocamera. «Solo il tramonto», rispose Ethan improvvisamente autocosciente. «È bellissimo», disse inclinando la testa. «Hai un occhio per i dettagli». Iniziarono una conversazione, condividendo consigli e storie sui loro scatti preferiti. Quando il sole scese sotto l'orizzonte, Ethan si rese conto di sorridere più di quanto avesse fatto in tanto tempo. Nelle settimane successive, Ethan e Claire continuarono a incrociarsi. La loro connessione cresceva naturalmente. Non era come Laura. Il suo calore era genuino, la sua risata priva di finzione. Ethan era cauto, esitante ad immergersi in qualcosa di serio, ma Claire era paziente, capendo il suo bisogno di tempo e spazio. Una sera, mentre camminavano insieme lungo un sentiero, Claire si girò verso di lui e chiese: «Hai mai pensato al futuro?» Ethan si fermò, la domanda sospesa nell'aria. Per la prima volta in anni sentì un senso di chiarezza. «Ci penso molto», ammise, «e per la prima volta sono entusiasta». Claire sorrise, la sua mano sfiorando quella di lui. «Anche io». Un anno dopo che la sua vita si era disgregata, Ethan si trovava sulla veranda di casa sua, una sensazione di pace che si posava su di lui. Il viaggio era stato doloroso, ma anche trasformativo. Daniel arrivò con una bottiglia di champagne, sorridendo mentre la porgeva a Ethan. «Alla sopravvivenza della tempesta», disse alzando il bicchiere. Ethan rispose, schioccando le loro bottiglie insieme mentre il sole tramontava su un altro giorno. Ethan sentì il peso del passato sollevarsi completamente. Non stava solo sopravvivendo più, stava prosperando. Per la prima volta in tanto tempo, Ethan era esattamente dove doveva essere. Hai mai sperimentato un tradimento che ha cambiato la tua vita? Raccontaci la tua esperienza nei commenti qui sotto. Se ti è piaciuta questa storia, non dimenticare di mettere like e iscriverti al nostro canale per ulteriori contenuti emozionanti. La tua partecipazione è fondamentale per noi.